Facciamo questa premessa. L'Osmo Pocket 3 è fantastico, mi piace per tantissimi motivi. La Canon R6 è una delle mie cameras preferite, però ciao ragazzi, sono Dan Furlani e benvenuti sul mio canale. Oggi il video lo faccio camminando. Sono in un parco vicino a Madrid, Parco de Parla Este. Cosa vi voglio dire oggi? Oggi vi voglio parlare sempre un pochino dell'Osmo Pocket 3, però anche facendo un piccolo paragone con la Canon R6. Di cosa esattamente? Se non lo sapete ancora, io ho anche un altro canale. Beh, in realtà ne ho 3 o 4 di canali, ma dico, ho un nuovo canale dove faccio tutt'altro, canale coperto con mia moglie. Niente, faccio questi video principalmente, ma non solo, principalmente con l'Osmo Pocket 3. Here and here. Aquí and aquí. There you go. Muchas gracias. Gracias. Shake, shake, rock and roll, shake. We start with this green one. This is No, no, like... Qualche tempo fa, in uno di questi video per questo mio nuovo canale con mia moglie, ho utilizzato per un B-roll la Canon R6, però poi ho voluto fare lo stesso shot anche con l'Osmo Pocket 3 per vedere come sarebbe venuto, e i risultati non sono niente male. Però sì, i risultati, se consideriamo la qualità del 4K in 120 fotogrammi per secondo dell'Osmo Pocket 3 contro il 1080 della Canon R6 quando gira in 120 fotogrammi per secondo, sì, la qualità è nettamente superiore. Però alla fine, quando devo mettere insieme il B-roll, il prodotto finito da mettere nel video, ho scelto solamente i pezzi girati con la Canon R6. Perché? Beh, intanto ve li faccio vedere e poi ditemi voi cosa ne pensate. Quindi questo è quello che ho girato con la Canon R6. Ok, dimmi cosa ne pensi, clicca sul mi piace, like button e iscriviti al canale, ma anche da un'occhiata ai link che ho messo in descrizione per vedere tutto quello che utilizzo e anche di più. Vediamo quello che ho girato per questo B-roll con l'Osmo Pocket 3.
perché alla fine ho scelto di utilizzare solamente i pezzi girati con la Canon R6. Vi devo fare una premessa, anche se la sto facendo dopo avervi già fatto vedere i due B-roll con la Canon R6 e l'Osmo Pocket 3. Allora, facciamo questa premessa. L'Osmo Pocket 3 è fantastico, mi piace per tantissimi motivi. Ci sto filmando anche adesso, per esempio, e quello che mi piace di più è l'active tracking che mi segue quando mi muovo, la qualità dei colori 10 bit, non è niente male, e soprattutto il 120 fotogrammi per secondo per lo slow motion, il super slow motion. La Canon R6 è una delle mie cameras preferite, però ha solo una caratteristica che non mi piace dire difetto, che il difetto è una pecca, qualcosa che non funziona bene, e in questo caso non posso considerare una pecca il fatto che non giri in 120 fotogrammi per secondo in 4K, è semplicemente una caratteristica, ma il fatto che girando in 120 fotogrammi per secondo in 1080 la Canon R6 molto spesso mi dà rumore digitale, digital noise di fondo o dappertutto, quello è un difetto. Ma allora perché ho scelto i pezzi girati con la Canon R6 anziché quelli con l'Osmo Pocket 3 se la qualità è migliore in 4K a 120? Beh, la risposta è semplice, perché come avrete notato dalle inquadrature, i punti di vista, le focali erano diverse, perché per esempio con la Canon R6 ho usato 50 mm, con l'Osmo Pocket 3 non ho avuto questa possibilità di cambiare obiettivo, perché non è una camera con la possibilità di cambiare le lenti, c'è solamente un'opzione di aggiungere un obiettivo, una lente, che già vi ho fatto vedere nel video precedente, ma non risolve questo piccolo problema di non avere molte possibilità, perché di default l'Osmo Pocket 3 è un 20 mm e la lente aggiuntiva che comes with, come si dice, che è inclusa nel pacco per creatori, nel Creator Combo, è un 15 mm, quindi è ancora più ampio. Cosa ne consegue? Che se voglio avere un'inquadratura particolare, vuoi per il punto di vista, vuoi per lo sfocato di fondo, non è possibile fare le stesse riprese con l'Osmo Pocket 3, le stesse riprese che ho fatto con la R6 e il 50 mm, ma nemmeno il 35, per la compressione dell'immagine di un obiettivo che ha un'apertura f1.8 come il Nifty 50, il 50 mm da Canon, ci dà uno sfocato di fondo nettamente superiore, ma diverso dal 20 mm dell'Osmo Pocket 3, con un sensore diverso e con un'apertura di f2. Ma comunque non è che sempre voglio lo sfocato di fondo da brividi, no, non è una cosa necessaria, ma è qualcosa di particolare che in questo caso mi serviva per isolare di più il soggetto. Avrei potuto utilizzare, come quando con la Canon R6 o con qualunque camera utilizzo un obiettivo ampio, poi un obiettivo più stretto, uno più stretto ancora, avrei comunque potuto utilizzare i pezzi dell'Osmo Pocket 3, i pezzi di video, il footage, all'interno del B-roll finale. Però guardando bene mentre editavo i pezzi di video dell'una e dell'altra camera, è una cosa che alla fine non ho voluto fare. Potevo riuscire ad editarle in modo che apparissero più simili possibile, sì, poi non è che c'era bisogno di farle combaciare perfettamente, però non lo so, forse la troppa differenza nella qualità, che nei pezzi girati con la R6 in 120 fotogrammi per secondo c'è un digital noise, un rumore digitale che è veramente troppo, se comparato e visto insieme a un pezzo girato all'Osmo Pocket 3 che non ha digital noise. Alla fine ho scelto di utilizzare
solamente i pezzi girati con la Canon R6 esclusivamente per il tipo di inquadrature che sono riuscito a fare con l'obiettivo o gli obiettivi che ho scelto, non con quello che c'è fisso lì o ancora più ampio. Quindi per la profondità di campo, per lo sfocato di fondo, per un motivo di scelta, che ho potuto scegliere le focali che più si sarebbero adattate al mio shot, alle mie riprese. Infatti così è stato. E sul fatto di poter utilizzare le due cameras e poi usare un pezzo di una, un pezzo dell'altra e sfruttare la diversità della focale del 20 mm in confronto a whatever, a qualunque lente possiamo utilizzare con la R6, beh sì, però secondo me, oppure anche oggettivamente se date un'occhiata ancora ai B-rolls, non quando si gira in 120 fotogrammi per secondo. Magari posso provare un altro esperimento a 60, allora sì, posso fare un paragone che non sia così sfacciatamente a sfavore della Canon R6 dal punto di vista della qualità, però che batte l'Osmo Pocket 3 per il carattere del B-roll, per la personalità, per la possibilità di cambiare gli obiettivi. Non so se mi sono spiegato bene, ma perlomeno ci ho provato, quindi I think I don't have anything else to say. And I really hope you enjoyed this video. E se ti è piaciuto il video, clicca su mi piace, iscriviti al canale e ci vediamo al mio prossimo video. Oh yeah!